Ciao ragazzi, bentrovati in un nuovo video. Allora, oggi un video diciamo un po' nostalgia. Andremo a parlare. Allora, iniziamo col dire che io ho iniziato a giocare col PC nel 1998, quindi praticamente più di 25 anni fa. E ho visto nel corso del tempo varie generazioni, vari cambiamenti, vari motivi per cui è meglio una cosa o l'altra. E quindi col video di oggi, come dicevo, andremo a fare un po' di nostalgia. Parlerò, cioè metterò sul piatto della bilancia com'era avere un PC nel 98 e com'è averlo adesso, in campo gaming, ma anche no. Quindi iniziamo il video parlando di com'erano le differenze hardware. Allora, un PC nel 1998 aveva degli hard disk da 2, 4 giga, non tera, giga. Ci stavano comodamente diversi giochi, perché i giochi per lo più erano distribuiti in dei CD da 650 megabyte o 700 megabyte e neanche riempiti del tutto. In parte il gioco veniva letto come i filmati, roba così, dal disco, e in parte era installato dentro l'hard disk. Quindi ci stavano comodamente, oltre il sistema operativo e magari un Office, un programma per fare grafica, che ai tempi c'era Corel e roba così, ci stavano comodamente 2, 3, 4 giochi. Se poi andavamo a pescare dei giochi un po' più vecchi, ce ne stavano di più. La RAM era della RAM da 32 mega, 64 chi aveva più soldi, ma megabyte, non gigabyte, megabyte, e riuscivamo comunque a far girare tutto. Le schede audio non erano integrate nella scheda madre, che qualcuno ancora non sa di avere una scheda audio nel sistema, è integrata nella scheda madre. Una volta avevamo la scheda dedicata, tutti. Normalmente avevamo una Sound Blaster 16 e le CPU erano dei single core alla mirabolante frequenza di 350 MHz, c'era da metterli catenacci per quanto andava forte. Adesso abbiamo dei sistemi con degli SSD SATA, i più sfigati come me, o degli SSD NVMe che sono direttamente attaccati a una PCI speciale della scheda madre, con svariati tera all'interno. Ci sono i più piccoli da 500 GB, poi ce ne sono anche da meno, da 60 GB ovviamente, ma non vengono quasi più utilizzati. Ci sono quelli da 1 tera, 2 tera, via dicendo. Gli hard disk sono praticamente utilizzati solo in sistemi NAS, ma questa è un'altra cosa. La RAM, chi ne ha di meno ha 8 GB, parlando di gioco, che è raro trovare un sistema da gioco con 8 GB, è più facile trovare un sistema home con 8 GB, però normalmente viene usato 16 o 32. Chi usa il computer prevalentemente per editing in 4K o roba del genere utilizza sistemi da 64 o 128, quindi giga e non mega, e quindi da questo punto di vista è cambiato molto. I processori a uso domestico sono dei 6 o 8 core con 12 o 16 thread da facilmente 4 GHz e non i 350 MHz single core di prima. Quindi lato hardware la cosa è migliorata molto. Gli accessori, se vogliamo parlare degli accessori, i mouse adesso sono tutti abbastanza fighi, con molti pulsanti, macro, wireless, roba varia. Prima avevamo dei mouse a pallina, che questa pallina la dovevi ogni tanto smontare e pulire perché si riempiva di schifezze, e quando muovevi il mouse ti cioè era abbastanza orribile, però c'era quello ai tempi. E i joystick, joypad, adesso prendete un joypad dell'Xbox, lo collegate con un cavo USB-C e avete finito. E anche questo con svariate opzioni di personalizzazione e tutto. Se noi prendiamo un Sidewinder dell'epoca, sempre per restare con un joypad Microsoft, dovevamo attaccarlo a PC spento alla porta joystick della scheda audio e accendere il computer, perché non era come l'USB adesso che lo colleghi e via vai. Doveva essere visto dal sistema quando era acceso,
per esempio, se noi giocavamo a un Quake 2 con mouse e tastiera, quando volevamo giocare, che ne so, Mortal Kombat col joypad, dovevamo spegnere il computer, collegare il joypad, accendere il computer e giocare. E adesso vi dico tra un po' com'era accendere un Windows ai tempi. Parlando di prezzo, una Voodoo 2 costava che la Voodoo 2 era il massimo per giocare ai tempi da 12 megabyte di memoria, costava sulle 500.000 lire, che al cambio attuale più o meno un euro sono 1936,27 lire, diciamo che era 250 euro, con inflazione e tutto potremmo dire che sono 500 euro attuali. E diciamo che potevo farlo in slide per avere il massimo, per viaggiare a una mirabolante risoluzione di 1024x768 spendevi 1 milione di lire di scheda video. Un PC completo te lo facevi con 2 milioni e mezzo, massimo 3 milioni di lire, ma un computer che, ragazzi, cioè, era una bestia. Adesso, senza andare a disturbare la 5090, come potete vedere il prezzo di una 4090, considerando inflazione e tutto, solo quella è il prezzo di un computer cazzutissimo ai tempi che furono. Ai tempi non c'era Amazon o Trova Prezzi o tutti i siti vari dove comprare la roba. Andavi in negozio e in negozio te lo facevano loro il prezzo. Non è che potevi dire no, qua mi costa di meno. Andavi nel negozio vicino a casa e ti dovevi fidare, perché ai tempi praticamente nessuno aveva internet, quindi non potevi andare a confrontare i prezzi e roba varia. Al massimo ti potevi informare con le riviste. Il PC ai tempi diventava subito obsoleto. Io ricordo che nel 98 mi ero fatto un PC che era cazzuto, poi uscì Driver nel 99 e dovevo mandare tutto al minimo 800x600 e la cosa mi fece imbestialire. Così con tanti giochi, quindi non mi venite a dire che una volta il PC durava di più, perché non è assolutamente vero. Ora siamo fortunati perché ci sono le console che con le loro limitazioni tecniche frenano un po' questo fatto che i giochi escono sempre più pompati e fanno diventare l'hardware obsoleto. Vuoi anche la legge di Moore, vuoi che ti pare, ma adesso un computer da gioco è in media, anche un computer da stare a casa per multimedia, per quello che vuoi, dura tantissimo di più. L'esperienza utente. Allora, una volta ci arrangiavamo di più, non avevamo internet per informarci se avevamo un problema, ci causava un errore e allora dovevamo iniziare a smanettare per delle settimane per trovare la soluzione. Se la trovavamo bene, se non la trovavamo, oh, fatti tuoi. E comunque a naso capivamo come installare mod, avviare livelli aggiuntivi che trovavamo nelle riviste e roba del genere. Ora difficilmente molta gente è in grado di usare un computer anche con l'aiuto di Google. Chiede nei gruppi piuttosto che cercare su Google o vuoi Bing, il motore di ricerca che utilizzi, e si rende molto difficile così spiegare alla gente, insomma, come utilizzare un computer. Ogni tanto noi ci sedevamo al computer e sapevamo che dovevamo formattare, perché ogni mese, 2 mesi così andava tutto a sfancularsi e ci mettevamo sabato sera, formattavamo il PC, reinstallavamo i giochi e quello che ti pare. Adesso invece l'ultima volta che ho formattato è stato nel 2019 e ho formattato mese scorso perché il sistema ancora funzionava, ma gli ho voluto dare una refreshata, che poi non è stato neanche un format ma un reset. Non c'era neanche bisogno, ma l'ho voluto fare. Adesso i sistemi sono molto più stabili, è più difficile prendere un virus, perché vedremo perché, e quindi i sistemi durano di più. Uno dei motivi per cui i sistemi durano di più è che una volta usavamo molto i masterizzatori e la pirateria era a Google. Piratavamo di tutto, crack per quello, crack per quell'altro, andavamo a craccare di tutto ed era uno dei motivi per cui ci funzionava tutto male, probabilmente. Adesso fortunatamente con Steam, le chiavi nei siti, Epic, EA Launcher, quello che ti pare, il software è diventato parecchio più alla portata di tutti. Una volta diciamo che dovevi andare in negozio, comprare il software, installarlo, pagare 100.000 lire, cioè per un gioco 90.000 lire,
99, 100. I software professionali costavano molto di più. Adesso, bene o male, si riesce a trovare il software a prezzi più bassi, grazie a siti di chiavi o launcher per i giochi, sempre anche i giochi, siti di chiavi, e la pirateria è stata parecchio frenata. E uno dei motivi per cui non ci sono stati porting decenti o addirittura non c'erano i giochi su PC in un certo periodo è perché, nostra colpa, abbiamo piratato tantissimo e le software house non erano più, non volevano praticamente più sviluppare su PC perché non ci guadagnavano, li craccavamo anche la nonna, quindi. E ragazzi, vi ricordate quando vi ho detto che attaccare il joypad prima dell'avvio del sistema e magari dovevamo riavviare? L'avvio del sistema con quegli hard disk hide era lentissimo. Lentissimo, sì, perché non vi ho detto tra le differenze hardware che avevamo degli hard disk hide che erano lenti, cioè per l'epoca era quello che c'era, però erano lentissimi, lentissimi. Io quando sono passato dall'hide al SATA 2 mi sembrava un altro pianeta. Il disco hide ci metteva ad avviare Windows 98 un minuto, 2 minuti, cioè era una cosa insopportabile. Facevi in tempo a farti i cavoli tuoi intanto che si avviava il sistema, che invece adesso con gli SSD, anche con gli SSD che ho io SATA, ma addirittura con NVMe, ci mette pochissimo ad avviarsi il sistema. È quasi più veloce delle console. Io ho la PlayStation 4 e l'Xbox One S, anche la PlayStation 4 Slim, è più veloce il mio PC, ci mette niente ad avviarsi. I giochi. Prima i giochi per averli gratis, dovevi comprare le riviste giochi per il mio PC o TGM con un prezzo in più perché ti davano il disco e il gioco. E quindi avevi dei AAA anche abbastanza moderni, magari dell'anno precedente, come è successo con GP4, a 15.000 lire, 15 euro, una cosa del genere. Adesso c'è Epic, Amazon Prime Gaming che vi regala i giochi, ci regala i giochi così, e noi non abbiamo da fare altro che far così e prenderci tutti i giochi e giocarceli. Game Pass? Ai tempi non c'era il Game Pass, anzi è una cosa abbastanza moderna. Anche quello è un grande aiuto. Non c'è neanche più motivo di piratare. È quasi tutto gratis, è quello che cioè che non vi regalano, lo pagate pochissimo, quindi non c'è quasi più motivo di piratare. Il multiplayer prima era in LAN e per un certo verso era una cosa anche positiva, permetteva di socializzare in stile sala giochi, come si faceva negli anni 80. Ora il multiplayer siamo ognuno a casa propria con il PC, magari a comunicare su Discord e a giocare il gioco assieme. Non è proprio la stessa cosa, ma ha permesso a molte persone, come per esempio io ho un amico che abita in Germania, Veneto, che abita in Germania, ha permesso che ci incontrassimo, cosa che ai tempi era impensabile. Quindi da un lato era meglio prima, da un lato è meglio adesso. Mettetelo sul piatto che vi pare. Vogliamo parlare della qualità visiva dei giochi? I giochi che prima erano AAA, come puoi prendere per esempio un Half-Life, ora sono degli indie. Per esempio potrebbe sembrare Zorch Half-Life. È un AAA di allora, vi metto qui Half-Life. È un AAA di adesso, come per esempio Half-Life Alyx. C'è una bella differenza. Certo, c'è tutto un altro hardware che muove la cosa, ma c'è una bella differenza. Grazie agli store digitali poi uno sviluppatore indie ha più possibilità di farsi conoscere, cosa che era praticamente impensabile ai tempi. Cioè adesso, bene o male, basta caricare il gioco su Steam, metti, che il gioco piace, avere una certa dose di fortuna, potresti avere fortuna e diventare uno sviluppatore indie di successo e farti i tuoi soldini come meriti. Una volta uno sviluppatore indie lì era e lì rimaneva. Ai tempi, come dicevo, internet lo avevano in pochissimi, i bimbi più ricchi. Adesso internet è alla portata di tutti, basta uno strumento come questo per avere internet. Poi vogliamo parlare del suono del 56K? Eccolo. Ecco, questo era il suono che faceva quando ci collegavamo.
E ragazzi, se qualcuno, a meno che non avevate le due linee, se qualcuno alzava la cornetta mentre voi eravate su internet, brabom, cadeva la connessione, perché era tutto su linea telefonica, era abbastanza disastroso ai tempi. E le connessioni erano, pagavamo a scatto, quindi se stavi molto su internet, come facciamo attualmente adesso, che praticamente accendiamo il computer ed è già collegato a internet, se stavamo molto su internet arrivava una bolletta paurosa e le botte! No, le botte non le ho mai prese perché quando ho avuto internet non flat mi sono sempre limitato. Però io immagino che qualcuno le abbia prese qualche volta per qualche World of Warcraft o Ultima Online o qualcosa del genere. Adesso le connessioni sono flat, non si pagano a scatto, si paga un abbonamento ogni mese e quello è. E secondo me questo è meglio. Ok ragazzi, questo è il riassunto di com'era avere un PC nel 1998. Come potete vedere, questo è un PC del 1998 e com'è avere un PC oggi. E questo è un PC di oggi. Meglio, peggio, era peggio. I nostalgici sicuramente diranno che è meglio. I ragazzi giovani diranno che è meglio ora. Per quanto mi riguarda, io ho vissuto entrambe le ere, mi sono piaciute entrambe, non rimpiango molto nessuna delle due. Ecco, se forse potrei cambiare qualcosa, avrei piratato di meno in modo che chi è venuto dopo non ha avuto una carenza di giochi anche per colpa mia. Per questo video era tutto. Enjoy!